Ah. Ciao a tutti, dopo aver acquistato questa GoPro Hero 9 ho constatato che la mia guida che avevo fatto precedentemente non funzionava più per quanto riguarda i dati GPS. Me l'avete chiesto in tanti su come fare per recuperare questi dati GPS, almeno per scaricarli sul computer e utilizzarli su Dashware. Almeno io utilizzo ancora Dashware, lo so, è un programma vecchissimo. Ce ne sono tantissimi altri, insomma cercherò di adeguarmi anch'io e cambiare programma perché ho già tutto pronto, ho già tutti i miei vari template e mi scoccia riniziare, tra virgolette, da zero. Insomma non perdiamoci in chiacchiere e voglio farvi vedere come recuperare i dati. Come ben sapete GoPro divide i file ogni 4 GB, quindi vi farò vedere come estrarre i dati da un video e mettere insieme due o più tracce perché altrimenti se fate un video unico non si avrà continuità nelle statistiche. Allora, prima cosa da fare dovete andare sul sito web gopro-telemetryextractor.com e premere la dicitura free. Vedete che con Premium si possono utilizzare tante altre cose come anche la possibilità di collegare più file, ma dipende da voi se volete acquistare la versione premium che costa 250 euro, quindi vedete voi se vale la pena o meno. Io vi faccio vedere che con la modalità free premiamo choose file, quindi dobbiamo andare a selezionare un nostro file. Attendete un attimo che legga il vostro file, tranquilli, non vi scaricherà il vostro contenuto del video ma solamente i file del GPS. Una volta finito selezionate la casellina sopra GPS con la parentesi latitudine, longitudine eccetera eccetera e poi sulla destra premete GPX che è il formato che andrà a leggere Dashware. Salvate il file e stessa cosa fate sul secondo video se supera i 4 GB. Vi faccio vedere questa procedura perché molte volte, almeno nel mio caso sulle gare di kart, i file superano tranquillamente i 4 GB e ho sempre due file video. Una volta fatto, procedete sempre nello stesso modo, GPS e GPX. Ora sul vostro computer avrete due file GPX che contengono i vostri dati del GPS. Ora dovete andare su gpsvisualizer.com per poter unire i due file precedentemente scaricati. Quindi andate su file 1 sfoglia e selezionate il primo file GPX e poi il secondo GPX. Mi raccomando, sotto nelle opzioni avanzate dovete selezionare su Connect Segments Yes e Merge All Track Yes. Quindi in questo modo vi unirà i vostri file e poi premete Convert. Sopra vi comparirà Download con il nome file GPX, fate tasto destro, salva destinazione con nome e poi ci potete dare il nome che volete. Una volta fatto andate ad aprire Dashware, selezionate il vostro video della gara, mi raccomando se non l'avete unito potete farlo direttamente con Dashware, basta premere queste due freccettine qui rivolte verso destra, selezionate i due file video e poi automaticamente Dashware li unirà. Invece per inserire i dati GPX del GPS, qua sotto al video dove abbiamo inserito ora, data file, andiamo a selezionare il file GPX che abbiamo creato precedentemente e il gioco è fatto. L'unica cosa che dovete fare è selezionare la casellina in basso a sinistra Sync with Video, quindi in automatico vedrete che il pallino che vedete qui sopra sarà sincronizzato con il movimento del video. Spero di essere stato chiaro, qui sotto nei commenti potete scrivere tutte le vostre perplessità. Insomma, io ve ne ho già parlato su qualche video su go-kart e quant'altro di questa GoPro. Inizialmente mi sono trovato benissimo, con le registrazioni mi trovo ancora bene. Invece per quanto riguarda il GPS mi è capitato una volta che ha scazzato completamente il rilevamento del GPS. Insomma, io vi consiglio sempre di fare una cosa: una volta abilitato il GPS lasciate la telecamera quei 2 minuti posizionata al centro della pista. Io faccio così, vi dico la mia esperienza. Quando vedo il segnale GPS che è attivo dal menu in alto, attendo un altro minutino, poi spengo la telecamera. Monto la telecamera sul casco e effettuo la registrazione poco prima della partenza e così il GPS è quasi sempre perfetto, però a volte capita che non rilevi perfettamente il GPS. Dovete contare che l'antennina è qui all'interno, antennina piccolissima, ci possono essere tanti altri fattori che interferiscono sul segnale. Insomma,
tanti piccoli pregi e difetti di questo GPS che insomma questa GoPro Hero 9 a me dà grandi soddisfazioni, affidabilissima, almeno questa qui, perché ci sono tanti altri esemplari, ho sentito altri miei amici che hanno comprato la Hero 9 e ha problemi un po' come la mia vecchia Hero 7, insomma la mia va perfettamente, GPS un po' altalenante, però non posso lamentarmi e quindi me la terrò stretta. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog.